Sbagliare è umano, capita a tutti, ed è capitato anche a me. In un video precedente vi ho detto che usare la carta stagnola nella Grow Box aumentava i ppfd della lampada, e cioè il quantitativo di luce che arriva effettivamente alle piante. Beh, tecnicamente è vero, ma mi sbagliavo su cosa realmente stavo misurando e sull'effetto che potrebbe avere sulle piante. Oggi approfondiamo la scienza della luce per capire perché la carta stagnola è un falso amico e perché la pellicola bianca professionale è superiore, anche se il sensore misura meno. La carta stagnola funziona come uno specchio. Quando la luce colpisce la superficie lucida della carta stagnola, rimbalza tutta nella stessa direzione, in fasci concentrati. Questi si chiamano hotspot. Se per puro caso posizioniamo il rilevatore ppfd proprio nella direzione di questi hotspot, il sensore leggerà un valore elevato. Ciò non significa che c'è più luce totale su tutta l'area della Grow Box, ma che c'è più luce concentrata in quel punto. Nel video in questione avevo fatto delle misurazioni in più punti della Grow Box e penso che, essendo relativamente piccola, effettivamente in più punti la luce era maggiore, e ciò mi ha portato a pensare che la carta stagnola riflettesse di più della pellicola bianca. Sbagliato. Il problema è che se uno o più di questi hotspot, questi raggi di luce amplificati che rimbalzano sulla carta stagnola, dovessero colpire la pagina inferiore delle foglie, che è molto più delicata della pagina superiore, o semplicemente convogliarsi magari 2 o 3 hotspot su una foglia sola, sicuramente la bruciano. Devo dire che l'anno scorso non ho mai avuto problemi di bruciatura alle foglie, perché avevo impostato la mia lampada proprio prendendo come punto di riferimento uno di questi hotspot. Possiamo dire che sono stato fortunato. Logicamente, nei punti in cui non vi era il riflesso, il quantitativo di luce sarà stato nettamente inferiore e quindi la crescita delle mie piantine non sarà stata ottimale. È andato tutto bene, ma poteva andar meglio. La pellicola bianca professionale ha una superficie opaca che fa l'esatto contrario della carta stagnola, e cioè riflessione diffusa. La luce colpisce la superficie e viene frantumata. Viene diffusa in ogni direzione come una pioggia di fotoni. In natura le piante non ricevono soltanto la luce dall'alto, ma la ricevono anche sotto forma di riflesso dal terreno. Non sembra, ma un pochino la luce viene riflessa anche da lì. E la luce viene diffusa anche tra le foglie. La pellicola bianca simula questo ambiente ad alta efficienza. Illuminare i lati e sotto le foglie dove ci sono gli stomi attiva la fotosintesi in zone in cui normalmente sarebbero spente. Con la carta stagnola hai zone d'ombra alternate con zona di luce troppo forte, troppo concentrata, mentre che col rivestimento bianco hai una pioggia di luce omogenea. Grazie alla discussione che ho avuto con il mio amico Ciccio Ska del gruppo Orto, Peperoncini e Agraria, e qua sotto vi lascio il link per iscrivervi al gruppo Telegram, ho potuto approfondire questo tema e sono giunto alla conclusione che non è solo questione di quanta luce rimbalza, ma di quale luce rimbalza e come rimbalza. Il bianco è neutrale, riflette l'intero spettro visibile che la mia lampada ha emesso. Invece l'alluminio può distorcere lo spettro, riflettendo più infrarosso, ma meno luce blu e rossa necessari per la fotosintesi. Inoltre, io personalmente ho sempre pensato che la luce dovesse arrivare solo dall'alto, come il sole a mezzogiorno. Anzi, pensavo che riflettere la luce da sotto
potesse confondere le foglie e forse anche rovinarle. Beh, mi sbagliavo di grosso. Sotto la foglia ci sono gli stomi, i polmoni della pianta. La luce diffusa, che rimbalza sulle pareti bianche e arriva fino agli stomi, aiuta questi polmoni a funzionare meglio. Non solo non fa male, ma dà energia a zone della pianta che normalmente dormono. Questo è il bello dei gruppi Telegram e di condividere le proprie esperienze. Ognuno studia, sperimenta, sbaglia. Queste sono esperienze e grazie alla condivisione si può migliorare tutti insieme. E le critiche costruttive sono il fertilizzante del mio canale. Quindi sì, la carta stagnola aumenta i PPFD in punti di riflessione, ma crea hotspot pericolosi e distorce lo spettro. La pellicola bianca invece diffonde la luce in modo omogeneo, illuminando tutta la pianta, anche sotto. Logicamente senza pericoli e con la massima qualità. Io ho già rimosso tutta la stagnola e ho rimesso la plastica bianca, perché inizialmente utilizzavo la plastica bianca. Ringrazio di nuovo Ciccio Ska che mi ha spinto a ragionare e a cercare dei riscontri scientifici riguardo questo tema. Vi ricordo di iscrivervi al gruppo Orto, Peperoncini e Agraria e anche al gruppo Confraternita del Peperoncino. Troverete un sacco di gente appassionata, sia in un gruppo che nell'altro. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!